è diverso da fare i video. Sì, sì. Allora, questa pagina, dunque, partiamo da quando è cominciato. La pagina Toscana Kurashi è cominciata su Instagram un bel po' di anni fa, probabilmente a fine 2019 o inizio 2020, che è quando avevo poi cominciato l'orticello qui a casa, il primissimo orticello. E poco dopo poi aprì anche il canale, ma non ho mai postato, avevo postato forse un paio di shorts. Eh, uno quello che si vede che tiro su il Daikon, che è tutto fatto strano così, però poi non avevo mai pubblicato niente. E poi invece quest'anno a giugno ho cominciato a pubblicare i video. Probabilmente hai visto qualcuno di questi video e ti sei iscritto al canale, non lo so. Se ti va, scrivimi da quale video, cioè quale video hai visto che poi ti ha convinto a iscriverti al canale, così magari parliamo anche di quello. Ti posso dire, la storia dietro quel video, non lo so. Qui sono nella stanzina dove prima facevo microgreens, l'ho detto prima, ho spostato un po' gli scaffali, forse non si vede bene con la luce, perché sta entrando la luce. È una stanzina che verrà riadattata per qualcosa. Ho già avuto dei suggerimenti sotto l'ultimo vlog che ho fatto. Se anche te hai dei suggerimenti, dammeli, che magari mi aiuti. Ora penso che la userò più, diciamo, stile ufficio, o magari per fare delle altre live se le farò. Però ecco, se potesse essere usata in modo produttivo, ripeto, qualcuno mi ha detto di fare la birra, qualcuno mi ha detto di fare l'idroponica, e sono tutti progetti interessanti, però diciamo che richiedono un po' di qualche investimento iniziale che adesso non posso fare. E poi tempo. Anche il tempo è sicuramente una cosa che manca, no? Forse è la cosa che manca di più insieme ai soldi. Quindi devo ancora un po' pensare a come rendere operativa questa stanzina. Sono entrate altre persone, buongiorno. Se mi volete dire da dove state guardando, se mi vuoi dire da dove stai guardando, me lo puoi scrivere, c'è una chat qui sulla destra. Me lo puoi scrivere anche lì, se è toscana o meno. Qualcuno ha già scritto da Marina di Carrara. Anche poi se tu fosse la prima volta che vieni sul canale, anche quello mi interesserebbe saperlo, per darti il benvenuto. Vediamo se qualcun altro arriva dopo le grandi mangiate di questi giorni. Io stamattina sono riandato a correre dopo qualche giorno, mi sono anche fatto male alla muscolatura. Non so se è stato perché ho saltato 3 giorni dopo mesi e mesi che andavo tutti i giorni, oppure semplicemente troppi panettoni in questi giorni. Però ecco, diciamo che ho dovuto fare un bel po' di stretching poi dopo. L'avevo fatto anche prima, ma lo rifaccio anche ora per vedere se riesco a limitare i danni. Era qualche giorno che non andavo, anche qualche giorno che non vado nell'orto, ti dico la verità. Sono stato nell'orto, diciamo, a casa, dove ho le galline,
ovviamente, ma all'Orto Grande non ci sono andato in questi giorni, ma ci riandrò sicuramente oggi. E poi, visto che registrerò dei video ora a fine dicembre, e sicuramente registrerò anche un video su quel famoso daikon che forse hai visto, quello cresciuto in maniera, diciamo, spontanea, quello nei nuovi letti rialzati, nell'orto rialzato. Ne ho parlato in alcuni video che erano partiti questi due daikon da soli. Ho detto, ma provo... Aspetta che si è bloccato. Provo a farli andare, non ho mai dato acqua né niente, e sono cresciuti, stanno crescendo nel compost fresco, tra l'altro, che è un argomento di cui parlerò. È un argomento di cui parlerò perché è una cosa che giustamente ci viene detto di non coltivare le cose nel compost fresco, perché per tutta una serie di problemi. E non è la prima volta che faccio tentativi di quel tipo. Anche nella serretta in estate avevo provato a coltivare dei cavoli, sia cappuccio, sia il cavolo cinese, quello che in giapponese si chiama haksai, e lì avevo avuto dei problemi di afidi, quello è stato un altro problema. Però generalmente la problematica del coltivare le cose nel compost fresco è che magari eccessi di azoto o comunque in particolar modo se c'è della pollina, io ci metto gli escrementi delle galline nel compost, se ancora non si sono spenti, in termini tecnici, potrebbero bruciarti le radici. Quello che sta succedendo quindi in quei cassoni, in quei letti rialzati, con i daikon che crescono, che è una radice lunga appunto, è una cosa un po' strana, anche perché metà cassone è riempito con compost fresco e metà cassone, la parte inferiore, c'è della legna anche tronchi abbastanza grossi, e quindi non lo so, vedo che ormai, cioè, i daikon sono usciti, ma forse anche di 20 centimetri dal terriccio, quindi, cioè, crescere sono cresciuti, ora non saranno enormi, ma sono cresciuti. Quindi vediamo quando poi li vado a raccogliere cosa c'è sotto. Sicuramente, cioè, non mi aspetto una radice completamente dritta, perché a un certo punto avrà trovato la legna, diciamo, no? Quindi quando coltivi radici, ma anche semplicemente delle carote, quando poi trovano o la terra dura o un sasso o del legname, per esempio, fanno la deviazione, no? Quindi o viene la radice storta oppure proprio si divide. Quindi anche con quei daikon non mi aspetto che siano dritti, però sono cresciuti, quindi di sicuro sarò in grado di raccoglierli e te ne parlerò in un video. Tra l'altro mi erano state richieste anche delle ricette con il daikon. Se per caso sei tra le persone che stanno guardando, scrivimelo pure. Comunque spero che fosse una buona notizia, nel senso, quei daikon verranno raccolti, poi come saranno sotto non lo so, quello bisogna vedere. Però sono cresciuti nel compost fresco, quindi di sicuro ci farò il video e poi per il Capodanno ci farò una ricetta che comunque è una cosa abbastanza semplice. Anche a qualcuno che me l'aveva chiesto, qualcuno mi aveva chiesto delle ricette vegane giapponesi. Ora io ho già chiarito più volte che noi non siamo vegetariani o vegani, ma mangiamo molte verdure. Quindi sì, ci saranno delle ricette vegetariane per il Capodanno. Ne parlerò, e una di queste appunto è con il daikon, che è addirittura vegana. Sostanzialmente è una marinatura di daikon con carote, insomma, eccetera, eccetera. Però ecco, sicuramente entro fine anno, ora non so se, cioè, lo registrerò entro fine anno, poi non so se lo pubblicherò a inizio anno, comunque ci sarà il video di quei famosi daikon
cresciuti nel compost fresco, ecco. Spero che sia una cosa interessante, anche perché è un argomento, il compost fresco, non fresco, maturo, sono argomenti comunque che interessano a molti, e ci viene detto, ci è sempre stato detto, giustamente, che il compost ha bisogno di tanto tempo, 6 mesi, 1 anno addirittura, per essere pronto all'uso, però potrebbero esserci delle eccezioni. Diciamo che mi piace molto indagare, fare delle prove in questo senso. Appunto, avevo già fatto delle prove a fine estate e autunno con dei cavoli in serra. Lì però, a parte che era sempre troppo caldo, specialmente durante la serra, cioè dentro la serra era caldissimo. Poi associato al compost fresco, quindi magari un po' troppo azoto disponibile, che pare che attragga comunque gli afidi. Il cavolo cappuccio sono riuscito a raccoglierlo bello anche. Invece il cavolo cinese no, perché era pieno di afidi, quindi l'ho buttato via. Ciao, ho fatto da poco compostiera. Bene, bene, mi fa piacere. Ora non so. Posso mettere pollina? Allora, sì, c'è chi la fa compostare separatamente, chi la fa essiccare addirittura, chi la mette in acqua. Io la pollina, ti dico la verità, allora, partiamo dal presupposto, ho il pollaio, c'è la gabbia esterna, poi c'è la casettina delle galline, la zona dove dormono la puliamo tutti i giorni, quindi leviamo escrementi tutti i giorni, escrementi che sono mescolati comunque a del truciolato di legno, perché facciamo sempre in modo che le galline abbiano un letto, diciamo, pulito, di truciolato, morbido, comodo, diciamo. Quindi io tutti i giorni levo la pollina mescolata a questo truciolato di legno, ma puoi usare anche della paglia, che ti aiuta, accelera anche la decomposizione. E poi sì, la puoi mettere la pollina nel compost, però considera che è molto potente e ha bisogno di tanto tempo comunque per decomporre. Quella è vero. Molti parlano di 1 anno, poi dipende un po' anche se vai a fare un compost scientifico, cioè mettendo, diciamo, c'è chi fa i calcoli azoto, carbonio, eccetera, eccetera. Io ti dico la verità, lo faccio abbastanza, cioè non ti dico casuale, però non mi metto lì a misurare. So che ci deve essere un po' di carbonio, quindi materiali, diciamo, legnosi, o anche cartoni che non abbiano cose stampate. La tengo a seccare in bidoni almeno 6-7 mesi, poi la metto. Ma 6-7 mesi mi pare già un buon periodo. Ora non so se sia sufficiente per spengerla completamente, anche perché io di solito non la faccio seccare a parte, la metto nel compost, quindi viene compostata insieme agli scarti alimentari, terriccio usato, legnetti vari, anche la legna ci mette tanto, la paglia, appunto, o meglio, il truciolato di legno che levo dalla lettiera delle galline ogni giorno, quando vengono pulite ogni giorno. Quindi ti dico, 6-7 mesi non so se sia sufficiente, probabilmente no, per farla spengere completamente. Quindi ecco, magari fai attenzione a non ne usare troppa. Se è la prima volta soprattutto che la usi, ti consiglierei di usarne un pochino meno di quello che pensi, visto che appunto è molto potente, soprattutto a livello di azoto. Cioè, se poi, ora te mi hai scritto poi la metto, non so se la metti insieme al compost o la metti direttamente dove vai a coltivare. Se la metti nel compost, magari cerca di controbilanciare inserendo un po' di legname, comunque carbonio, e bilanci un po' l'azoto. Se la metti direttamente, diciamo, come concime, attenzione, perché se fosse ancora un po' troppo
troppo attiva potresti rischiare di bruciare le radici, appunto. Poi dipende anche da che tipo di ortaggio ci va a coltivare, ma ecco, fai delle prove. Ora, 6-7 mesi è già un buon tempo. Poi cioè, ti consiglio di fare delle prove a ribasso, però. La tengo separata e poi ne metto un poco nel compost. Ho a disposizione anche il caffè. Anche quello può essere messo. Allora, se la tieni separata e poi ne metti un po' nel compost, quindi non è che metti la semplice, cioè solo pollina, diciamo, dove vai a coltivare, sicuramente viene diluita, quindi meglio, diciamo. Anche i fondi di caffè assolutamente sì. Ora è chiaro, non ci mettere delle bidonate intere di fondi di caffè perché magari potrebbe acidificare un pochino troppo il compost, però assolutamente io ci li metto sempre i fondi quando della moka, noi in casa beviamo la moka e visto che soprattutto ultimamente ne beviamo tanta, no, io tranquillamente li metto, lo facevo già anche in passato e non ho avuto alcun problema. Ripeto, non esagerare anche con quelli, ma sì, i fondi di caffè sono usatissimi da molte persone che io sappia nel compost. Quindi ti dico, vai tranquillo. Mi schiarisco un po' la voce. E niente, quindi comunque continuando il discorso del compost, ora non so che tipo di compostiere hai fatto. Per quanto riguarda il secco, allora, il secco presumo tu intenda magari ramaglie, cioè potature, legnetti vari? Ho capito bene? Esatto, okay. Allora, anche lì, ripeto, se cerchi delle risposte di compost scientifico, cioè non sono la persona adatta perché non vado lì a misurare esattamente quanto metto, ma generalmente, si tende a creare un equilibrio il più possibile, in particolar modo fra azoto e carbonio. Ora, te con l'azoto sei a posto usando la pollina, quindi il secco, quindi ramaglie, potature, sono materiali ottimi per il compost, ma anche semplicemente se hai la possibilità di tritarli, diciamo, e usarli come pacciamatura, sono ottimi. Il discorso qual è? Che se lo vai a mettere nel compost, legnetti vari, ci mettono tanto a decomporsi, ma tanto, tanto, tanto. Quindi valuta un po' anche te, cioè se ne hai la possibilità, prima di metterli, magari sminuzzali un pochettino o cerca di non metterci rami dal diametro troppo grosso, anche se li tagli a pezzetti, perché comunque ci metteranno tanto tempo. Infatti io per esempio ho molte ramaglie o comunque potature di rami un pochettino più grandi, li uso principalmente nei vialetti. Non so se hai visto qualche video della serretta che ho convertito, sto convertendo a no dig e li uso lì. Perché? Perché cioè, mi coprono le erbacce, non è che le eliminano del tutto, però aiutano e soprattutto ci mettono tanto a decomporsi. Quindi è un materiale che ti può aiutare più a lungo termine. È evidente che se hai bisogno di fare compost in modo velocissimo, forse non è... A parte che compost velocissimo, ora diciamo che non esiste in quel metodo lì con la compostiera. No, assolutamente no, solo per capire come miscelare a occhio. Ora poto gli ulivi e volevo macinarli, però è un vero lavoro. Ora non so con cosa li macinerai questi ulivi, comunque, cioè,
per capire, per miscelare a occhio indicativamente è metà e metà, carbonio e azoto. Quindi in questo caso con le potature si parla di carbonio, quindi cerca di miscelare con la pollina, ma anche materiali verdi, ok? Quindi piante, ovviamente cerca di non mettere piante che siano piene di semi, perché sennò ti vai a seminare il compost. Trituratore a scoppio è perfetto. Cioè, se vai a inserire questi materiali nel compost, ti viene un compost eccezionale. Chiaramente valuta che se è vero che triturandoli si decompongono prima, comunque le tempistiche non sono immediate. Prima di utilizzarlo ti ci vorrà, io penso, un annetto. Prego, figurati. Ripeto, c'è chi giustamente ci scrive libri, eccetera, eccetera, sul compost, e a volte no, sembra più di sentir parlare scienziati. E sicuramente, cioè, se dicono queste cose vuol dire che la scienza, o comunque sono stati fatti degli esperimenti in tal senso, quindi sicuramente hanno ragione loro. Ma per noi comuni mortali che magari non abbiamo così tanto tempo, non possiamo comunque stare lì no, a guardare le cose con precisione, ti dico non ti preoccupare, mescola così ad occhio. Solo gli scienziati lo fanno, non è per me. No, ma anch'io ti dico. Poi è chiaro, quando si parla di compost bisogna anche vedere a quale livello di compost si aspira, nel senso, se uno aspira al compost perfetto, allora è un conto. Se uno invece vuole comunque un compost che funziona, e io ti dico che funziona perché, ti dico tramite la mia esperienza, che non è un'esperienza di chissà quanti anni, però un po' di compost li ho fatti e ho visto che comunque anche, diciamo, miscelando, no? Carbonio e azoto a occhio, i risultati si ottengono comunque. Poi i risultati si possono sempre migliorare, ci mancherebbe. Ti consiglio, cioè, di bilanciare la cosa, cioè ovviamente informarti su cosa fanno quelli che lo fanno magari più a livello scientifico, ma non fissarti troppo, poi fai delle prove e valutate i risultati nel tempo. È chiaro, per fare questo tipo di prove sono prove a lungo termine, nel senso non sono prove di cui vedi i risultati, perché prima ti ci vuole tanto tempo per far maturare il compost, poi devi farci le coltivazioni, quindi ci vogliono un po' di anni per valutare i risultati, però l'esperienza diretta, soprattutto nell'orto, secondo me è la cosa migliore, ecco. Altra domanda. La compostiera la devo coprire con cosa? Allora, quindi presumo che tu abbia fatto una compostiera probabilmente con materiali di recupero, probabilmente pallet, e mi dici anche se hai fatto soltanto una postazione oppure la classica tripla con i pallet. Hai fatto soltanto una o più postazioni? Ok, perfetto. Allora, senti, io ti dico, generalmente io non lo copro, lo lascio così. Poi è chiaro che se hai del compost che è già, diciamo, o meglio, c'è la compostiera piena, ok? E quindi è in maturazione, separate fra loro, ok? Potresti, a parte lasciarla così, ma qualcuno di quelli bravi, diciamo, ho visto anche che coprono quando ormai il pallet è pieno, e lo può coprire o con un cartone, sempre, che è il materiale che hai a disposizione, e tra l'altro poi, cioè, anche se si decompone, meglio, non c'è nessun problema. O qualcuno addirittura ho visto che usa anche delle specie di coperte, non lo so. Io generalmente il mio processo di compost parte dall'orticello di casa, dove ho una compostiera di quelle che mi ha dato il comune, diciamo, richiudibili in plastica. Io metto lì terriccio usato, pollina, scarti alimentari nostri di casa.
Quando praticamente si sta riempendo, lo porto all'orto grande. Lì ho una compostiera tipo la tua, fatta con i pallet a 3 postazioni, però io allora, lo lascio scoperto. C'è da dire che non è esposta proprio direttamente al sole la mia compostiera. È una specie, cioè mezza giornata al sole, mezza giornata all'ombra. Indicativamente, avere il compost esposto alla luce diretta non penso che sia un bene. Quindi se ne hai la possibilità, ti dico coprila. Io l'ho sotto un albero. Considera anche che non vuoi la tua compostiera asciutta e non vuoi la tua compostiera allagata, una via di mezzo. Io la ho sotto un albero. Sì, ma guarda, anch'io, cioè non è proprio sotto un albero, però diciamo che c'è l'albero che gli fa ombra. C'è l'albero che gli fa ombra, però ecco, comunque, se ne hai la possibilità, ti dico, un cartone sopra metticelo, così diciamo la proteggi un po' dai raggi solari diretti, anche se è sotto un albero, ora non lo so se è sempre all'ombra, però... eh, e poi comunque se piove un po' di acqua ci va, cioè non lo devi lasciare comunque a secco, e invece che andarlo ad annaffiare te, magari la pioggia fa il lavoro per te, che è ancora meglio. Se sei come me che cioè non è che non hai voglia sempre di fare le cose, però le cose da fare sono tante, se l'annaffiatura del compost te la fa la pioggia, ancora meglio. Quindi più che le coperte, secondo me è meglio un cartone. Un cartone ovviamente che non ci sia stampate cose lucide, un cartone abbastanza vergine, ecco. Infatti vedo in altri video che la coprono con TNT, ma non sono convinto. E nemmeno io sono convinto. Ora sinceramente non l'ho mai visto coprire con TNT. Sì, boh, secondo la mia umile opinione il cartone è meglio, anche perché il TNT, per coprire il compost, considera che, a parte che ci sono diverse grammature, quindi quelle un pochino più spesse, quelle un pochino più fini, quindi anche lì dipende, però poi a lungo andare comunque si sciupa il TNT, si potrebbe andare dentro il compost, quindi ora io non so chi è che ha fatto questi video, sinceramente non l'ho mai visti, però boh, io nel mio orto sinceramente non lo userei mai nella mia compostiera il TNT per coprire il sopra. Eh, Anche perché si cerca uno dei motivi per cui si fa il compost è anche per sapere cosa ci va dentro, no? Per mettere un determinato tipo di elementi, per avere prodotti sempre più naturali comunque. Se poi lo vado a coprire con della plastica, perché TNT alla fine sono derivati dalla plastica, quindi non ti dico che mi sembra un controsenso e ognuno poi nel suo orto è libero di fare quel che crede, ci mancherebbe. Quindi anch'io sono libero di fare quel che credo nel mio orto e onestamente non coprirei mai il compost col TNT. È vero che ha un'ottima, cioè traspira, passa aria, ottimo, quindi e passa l'acqua, quindi in quel senso lì è ottimo, è vero, però dipende da quanto ce lo tieni, non so se l'hai mai usato anche per farci tunnel, se poi lo tieni per tanto tempo comunque si sfilaccia, si sfibra, perdi dei pezzi a giro, vero roba naturale 100%. Sì, dove è possibile cerchiamo, insomma, poi ripeto, nel caso del compost, visto che si fa appunto per controllare quello che mettiamo nel nostro terreno e che quindi viene poi assorbito dalle piante, se evitiamo di seminare dei rotoloni di TNT nel compost e quindi nei nostri orti è meglio. Ecco. Sono d'accordo con te, quindi il mio consiglio sarebbe sì, il cartone, ecco. Vergine ovviamente, non lucido.
Utilizzo poi del compost pronto. Allora, quindi una volta che hai fatto il tuo compost, è pronto, se hai della pollina ce l'hai fatta stare per un bel po', comunque compostata bene, come la uso? Dipende, dipende dal tipo di orto che fai te. Ora non so se hai tipo trattori o motocoltivatori, probabilmente interrerai i materiali. Ah, cassoni? Allora guarda, ti dico, se fai l'orto rialzato, l'orto a cassoni e hai del compost pronto, io ti dico mettilo in superficie e punto. Cioè non se fai l'orto a cassone, quindi diciamo chiamiamola un'evoluzione del no dig no till, quindi diciamo per non disturbare il suolo, semplicemente aggiungilo in superficie. Tutti gli anni, in base anche da quanto ti sei abbassato, perché comunque c'è l'abbassamento, perché la decomposizione, che ci sono dei materiali che hai messo magari l'anno prima, se hai messo tanta legna, piano piano si abbassa, quindi dovrai rimettere del materiale nuovo, mettilo semplicemente in superficie e punto. Cioè, non c'è bisogno di stare a mescolare, anche perché poi comunque con le piogge i vari nutrienti, cioè verranno rimescolati nel terreno, ma non solo le piogge. Quando hai i lombrichi anche nel tuo cassone, nella tua terra, i lombrichi che fanno su e giù, comunque andranno poi a mescolarlo loro, quindi soprattutto se hai un compost, magari prima mi parlavi del cippato di ulivo, sì, 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 del cippato di ulivo, la potatura degli ulivi, quello che non è ancora completamente decomposto, anche quello lo puoi usare semplicemente come pacciamatura, non avrai problemi carbonio, azoto, basta che non lo mescoli e anzi è ottimo. Ci sono differenze di uso a seconda di cosa metto. Intendo le verdure. Cioè, allora, quindi cioè, in base all'ortaggio che vuoi coltivare, come uso il compost? È questo che mi sta chiedendo, giusto? Ok, penso che la domanda fosse quello, cioè se devo coltivare dei pomodori o se devo coltivare delle lattughe, cioè l'uso del compost è il solito, ma io ti dico soprattutto in un orto a cassone, cioè ti dico sì, nel senso, ripeto, lo metti in superficie e poi se il compost è bilanciato, comunque il terreno è bilanciato, io personalmente non faccio distinzioni se ci devo coltivare i pomodori o le lattughe, cioè basta che il terreno sia in salute e sia bilanciato per quanto possibile, ripeto, qui non si sta parlando di compost scientifico, eh, però se è mediamente bilanciato e il terreno è in salute, sì, io non faccio differenza, cioè uso il compost che produco indipendentemente dal tipo di verdura che vado a coltivare. Poi è evidente che ci sono delle verdure che andranno a consumarti più nutrienti dal suolo, questo lo sappiamo, e altre meno. È evidente che una pianta di pomodori andrà a prendere più nutrienti dal tuo cassone rispetto a delle lattughe. Quindi ti dico, qui entrerebbero in campo poi magari le rotazioni, però ti dico la verità, nei piccoli orti, soprattutto negli orti a cassoni, bene fare la rotazione, io cioè, l'ho sempre fatta, però se si parla di piccoli orti, soprattutto di cassoni, è una cosa sulla quale ti consiglio di non perdere troppo tempo. Eh, cioè, va tranquillo, anzi, ti dirò, io ho fatto delle prove nell'orto rialzato qui a casa, quello che adesso ho un po' ridotto per fare posto alla serretta, senza fare le rotazioni, o meglio, nel solito punto dove un anno ho coltivato dei pomodori San Marzano tra l'altro, comunque pomodori che richiedono determinate concimazioni,
che consumano tanto dal terreno. L'anno dopo, ovvero quest'anno, ci ho fatto le patate, ci ho fatto anche un video. E cioè io dopo aver appunto coltivato i pomodori l'anno prima e poi ci ho fatto i cavoli durante l'autunno e inverno, ci ho coltivato anche altre cose. Quest'anno ho fatto le patate senza concimazioni aggiuntive, a parte il compost, quello mio autoprodotto, e da uno spazio di 5 metri quadri, se mi ricordo bene, sì, 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 perché ho fatto il conto, poi ho raccolto 6 kg al metro quadro di patate, sì, perché ho raccolto 30 kg di patate da quel letto rialzato, dove l'anno prima avevo coltivato pomodori, quindi solita famiglia, solanacee. Quindi, cioè, ti ribadisco, non è che ti sconsiglio di fare la rotazione o di andare più te appunto mi parli della differenza in base alla verdura. Sono tutti dettagli che puoi e devi tenere a mente, ma non sono cose cruciali nei piccoli orti, nell'orto a cassone, ecco. Poi se si parla di grandi orti, altri sistemi di coltivazioni, è un altro discorso, ma dal momento che te tieni il terreno in salute, tratti bene il tuo terriccio, non lo stai continuamente a ribaltare, lo nutri, eccetera, eccetera, lo nutri con del compost tutti gli anni, magari utilizzi le pacciamature, secondo me poi questi sono problemi secondari, ecco. Vedrai che le piante si ammaleranno anche molto meno, avrai molti meno problemi di insetti e infatti ti dico, anche queste patate miracolose che ho fatto quest'anno, ho fatto 0 trattamenti. Forse una volta la zeolite, mi pare, ma cioè 0 trattamenti e la dorifera non si è vista. Non si è vista, non c'è stata malattia, non c'è stata niente, perché quel terreno lì era già qualche anno che era il secondo anno che c'era quel cassone, diciamo, l'orto rialzato, ma era abbastanza, credo 25 centimetri, comunque molto, molto basso, ecco. Era più una pacciamatura. E cosa volevo dire? Però era già qualche anno che comunque in quell'orticello di casa portavo avanti le cose seguendo determinati principi, ovvero cercando di non ribaltare, usando magari soltanto la grillinette per areggiare il suolo, almeno quello secondo me va fatto, però poi vero, meno insetti, meno trattamenti, poca lavorazione del terreno, il cassone è una grande soluzione. Allora, a me l'orto rialzato, l'orto a cassone piace tantissimo. Per un piccolo orto ti limita tantissimo il lavoro e la roba viene molto meglio. Per me è un grosso sistema. Ci ho fatto un video a riguardo però, appunto c'è da reperire materiali e devi o comprare inizialmente i cassoni oppure te li devi autocostruire. Quindi diciamo che c'è degli sforzi iniziali, magari un pochettino maggiori, sia fisici sia economici anche, perché se uno non è in grado giustamente di farsi il compost da solo, per esempio, non ha materiali a disposizione, non ha tempo di farlo, è chiaro che poi si deve comprare tutto il terriccio, i concimi, e ce ne vuole tanto per riempire l'orti a cassoni. Ripeto, io l'avevo fatto a casa più per esperimenti, poi adesso ho cominciato ad ampliarlo anche all'orto grande, perché io mi ci trovo bene, ma soprattutto perché ho materiale a disposizione. Ho tantissima legna, poi avevo accumulato tanto compost nel tempo. Diciamo che avendoci come si dice, un sistema circolare, diciamo, interno, sotto quel punto di vista lì riesco a limitare molto, molto i costi, appunto, che sono semplicemente l'acquisto dei cassoni, oppure l'autocostruzione. Chiaro che l'autocostruzione non è niente di complicato, anzi, però va fatta comunque con determinati criteri e considera che se usi materiali di recupero, qualcuno usa i pallet, ho visto, io stesso, quello qui a casa ho usato
comunque delle tavole di legno anche un po' vecchie, devi considerare anche che poi non ti dura per sempre, cioè, soprattutto se non ci fai dei trattamenti a modino, qualcuno li brucia, non so se hai visto qualche video a riguardo, non durano per sempre, però per qualche anno sì. Quindi ecco, è un ottimo sistema. Poi ci sono delle persone, diciamo, i più tradizionalisti che ovviamente lo criticano a priori perché ognuno giustamente nel suo orto fa quello che crede, no? Però ecco, almeno ascoltare, almeno fare delle prove, ecco, quello non sarebbe male. Prima di giudicare, almeno fare delle prove, anche con l'orto a cassoni. Vedo che siamo in tanti comunque ultimamente che, cioè negli ultimi anni, che lo utilizziamo con risultati soddisfacenti, tra l'altro. Quindi, ecco, mi trovi d'accordo, mi trovi d'accordo. Lavori un po' di più all'inizio per lavorare molto meno dopo e i raccolti sono sbalorditivi, ecco, per la mia esperienza. Infatti non vedo l'ora in primavera ora di usare quelli nuovi che ho messo, che si vedono nei video. Non vedo l'ora, non vedo l'ora sinceramente. Ah, è già passata quasi un'ora qui, eh. Ridendo e scherzando, facendo delle chiacchiere, fammi un po' fare un po' di stretching che la corsetta di stamani dopo il Natale mi ha un po' azzoppato. Ora c'è un po' da riguardare un po' all'orto la situazione, che appunto dopo qualche giorno. Comunque, visto che ti interessa il discorso orto a cassoni, abbiamo parlato di compost, appunto, a inizio anno credo che uscirà il video, non lo so quando riesco a montarlo, però raccoglierò quei daikon nati in maniera spontanea nel compost fresco con tutta la legna sotto, quindi se ti interessa l'argomento, quello vediamo cosa raccolgo perché non sono sicuro, però già un bel pezzo di daikon esce fuori, quindi sicuramente un fallimento totale non è. Mm, ecco, secondo me sarà interessante vedere cosa uscirà. E anche lì, ripeto, non ci ho mai fatto nulla, non gli ho nemmeno dato l'acqua. Sono cresciuti proprio così da soli in una zona tra l'altro di quasi mezz'ombra, anche in autunno, quindi sono partiti in ritardo, però poi si sono ripresi, ecco. Sarà interessante vedere. Spero di averti risposto alle domande che mi hai fatto. E anzi, grazie per avermi fatto tutte queste domande. Mi fa piacere, sono cose che penso siano interessanti anche per le altre persone. Allora, siamo ritornati in due. Eravamo in 7 all'inizio, eh? No, no, all'inizio, poco fa. Per essere una prima live, dai, siamo arrivati a 7 persone contemporaneamente. Non male, non male. È passata un'oretta. Aspettiamo, siamo ritornati. Vediamo se ci fossero delle nuove domande. Altrimenti, se non ci sono altre domande, direi che per oggi possiamo anche, non lo so, interrompere questa live. Vediamo. Se arrivano altre domande ne parliamo volentieri, come abbiamo fatto fino ad ora. Vediamo un pochettino. Abbiamo parlato fino ad ora, per chi è entrato ora, di compost,
Nicola, buongiorno. Hai ragione, è un orario insolito per una live. E infatti eravamo pochi, non so se sei arrivato ora. Eravamo in 7, eravamo a un certo punto. Però purtroppo riuscivo a farla oggi a questo orario qui, perché riuscivo oggi, però ho pensato, boh, sabato mattina alle 10 durante le feste, magari qualcuno è in ferie, magari è a casa anche di sabato mattina, non lo so. Ora non so dalle tue parti giù nel profondo sud come sia il tempo. Qui oggi c'è un bel sole, e quindi magari le persone sono fuori. Lo so, non è un orario perfetto. Comunque poi tanto la live la lascerò, la salverò tra i video del canale, quindi qualcuno la potrà consultare. Lord non va mai in ferie. Lo so bene, lo so bene. Lo so bene, l'orto non va mai in ferie. Comunque dicevo, poi c'è tutta la live, comunque la salvo tra i video, quindi se qualcuno che lo vedrà dopo, cioè la potrà consultare. Quindi è che era appunto un'occasione per delle domande, diciamo, live. Infatti vedo che Vittorio ha fatto molte domande, ne abbiamo parlato per una mezz'oretta. Quindi diciamo che appunto è una live per ringraziare, quindi grazie anche a te Nicola, grazie come ho ringraziato tutti gli altri dei primi 1000 iscritti, e per l'occasione appunto farci due chiacchiere se qualcuno aveva delle domande relative o agli argomenti diciamo del canale, o varie passioni varie, nel senso comunque sì, sì, sono consciente che non è un orario da live. Sì, 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 no, ho capito, ma hai ragione, ma lo sapevo anch'io. Però tanto guarda, cioè, ti dico la verità, è la prima volta che faccio una live, quindi ero anche molto in difficoltà all'inizio. Poi invece, visto qualche domanda, soprattutto Vittorio mi ha aiutato molto con le domande, quindi lo so che c'è poco pubblico, e, e tra l'altro ogni canale YouTube ha il suo cioè può vedere, no, in ogni giorno orario quando ci sono più persone tra gli iscritti, no? Quando hai più iscritti, magari il sabato pomeriggio, la domenica o il lunedì sera. Quindi sapevo che ci sarebbe stato poco pubblico di sabato mattina, e mi dispiace, però purtroppo le mie tempistiche sono un po' queste. Sono riuscito a incastrare questa live in qualche modo. E, non lo so, sarebbe stato meglio forse di domenica o magari la sera. La sera. Magari la prossima, ecco, la prossima live la farò di sera. Probabilmente ci sono più persone, magari dalle 9 in poi. Vediamo. E comunque sono d'accordissimo con te che l'orto non va mai in ferie. No, adesso nel periodo invernale diciamo che l'orto è un po' con il pilota automatico, nel senso, cioè le irrigazioni non c'è bisogno di farle, trattamenti, cioè io non li faccio nemmeno in estate, ma c'è poco da fare, c'è poco da fare, non è vero, però sono cose che puoi fare, diciamo, quando hai tempo te. Non ci sono delle piante con delle esigenze specifiche, che, con delle cure specifiche che devono essere fatte in determinati momenti. Quindi l'orto non va in ferie, è vero. Mi schiarisco un po' la voce. Allora, dunque, le domande prima di Vittorio avevo risposto a tutto, vero? Credo, sì, sì. Abbiamo parlato di compost, orto a cassone, soprattutto compost. E per chi si è connesso adesso accennavo al fatto dei famosi daikon nati spontanei nel compost fresco.
che raccoglierò a breve nei prossimi giorni e ci farò un video, perché secondo me merita un video. Visto che giustamente molte volte ci fasciamo la testa su delle cose, appunto ricette precise per il compost, ricette precise per quello e per quell'altro, e poi invece a volte, anzi spesso, la natura fa da sé. Quindi nei prossimi giorni scopriremo anche quei famosi daikon. Allora, a brevissimo chiudo la live, quindi se ci fossero delle domande a bruciapelo, delle domande finali, sono più che felice di rispondere. Altrimenti rinnovo i miei ringraziamenti per il supporto, perché insomma 1000 persone in così poco tempo sono un ottimo risultato, quindi grazie che c'è interesse verso gli argomenti di cui parlo. Sperando che siano cose utili più che altro. L'importante è che siano video utili. Infatti per questo se ci sono dei suggerimenti. Tu usi macerati? Allora, non moltissimo, devo essere sincero. Soprattutto inizialmente avevo fatto dei macerati, magari anche quelli semplici, più per gli insetti, ti dico la verità, magari peperoncino, aglio, quelli classici che vengono usati inizialmente. Poi ho fatto qualcosa con l'ortica sì, e mi piacerebbe però quest'anno, se avrò il tempo, approfondire perché è un mondo interessante, il mondo dei macerati, e lo farò anche perché te Nicola segui il canale, lo sai che non uso trattamenti in generale o proprio le cose, zeolite cubana, olio di neem in casi eccezionali, anche se quello è naturale, o propoli da quest'anno, ma i macerati sono senz'altro un'ottima soluzione e quindi chi li usa secondo me fa benissimo. No, fino ad oggi non ho mai approfondito, ma più che altro per una questione di tempo, più che altro, devo essere sincero. E dirai cosa ci vuole a fare i macerati? Niente, però quando hai da fare 1000 cose a volte qualcosa devi lasciare fuori. E purtroppo ho lasciato fuori i macerati, ma assolutamente sì. Macerati ancora meglio se vengono fatti con erbe spontanee che hai a disposizione sul terreno. Per esempio, io ho molta ortica, specialmente fuori dal terreno, e quella è ottima. So che c'è anche chi la fa essiccare, così poi la può utilizzare durante l'anno. Quindi viva i macerati! Dell'inoculo di funghi non so dirti molto, devo essere onesto, se una cosa non la so, non ti so aiutare su questo, Nicola. Mi dispiace, l'inoculo di funghi. Ne ho sentito parlare, ma poi non ho mai approfondito, quindi arrivo subitissimo, eh. Tutto materiale di ciclo, ho fatto piano piano il tempo, sono KNF. Allora, finisco di rispondere a Nicola e poi ritorno da te, Vittorio. IMO-KNF presumo si parli dell'agricoltura coreana, penso siano dei sistemi utilizzati molto nell'agricoltura coreana. E no, non ho mai sperimentato in quel senso lì, ma lo farò e so che è un altro discorso, magari non c'entra molto, ma
mi sto organizzando per a inizio anno fare degli esperimenti, con il compost bokashi. Ti dico, cioè ora si sta parlando te mi parlavi di coreani, io ti parlo di giapponesi, sono 2 cose diverse, però anche nel bokashi bisogna mettere, degli elementi, diciamo, per accelerare la fermentazione, diciamo che è collegato in parte a quel mondo lì. Ehm, quindi penso che prima o poi lo proverò, anche quei sistemi coreani, microrganismi effettivi, attivi, insomma quel tipo di cose lì. Ad oggi però non mi sento di dire molto perché, ripeto, non sono in grado di dare risposte esaustive e basate sulla mia esperienza, ecco. Ti darei risposte basate su cose che ho letto, che ho visto, quindi preferisco di no, ecco. Vittorio dunque, mi dice: "Avevo tutti i materiali di riciclo, ho fatto piano piano nel tempo, se no non conviene. Non ho fatto eterni". Sì, sì, Vittorio, son d'accordo. Se hai dei materiali di riciclo con cui puoi farti i cassoni o comunque poi ti può fare il compost, conviene. Se no, diciamo che inizialmente le spese sono più alte e non tutti sono in grado di sostenerle. Cioè bisogna anche quando io faccio i video, poi arrivano magari ogni tanto dei commenti che dicono: no, ma si fa così, si fa cosà, compra questo, compra quell'altro". Io il più delle volte cerco anche di immedesimarmi, cioè sempre in chi guarda i video, che non tutti abbiamo le stesse possibilità, quindi economiche, di tempo, di materiali, di spazi. Quindi è evidente che bisogna ragionare anche in quel senso lì. Eh, Capisco che anche l'orto rialzato, se uno riesce a farselo con materiali di recupero o riciclando delle cose, ha un certo senso, ma se uno deve comprare tutto, magari non se lo può permettere. Quindi ecco, è importante parlare anche di alternative in quel senso lì. E infatti nel video che ho fatto, quello dell'orto rialzato, quello diciamo principale, ne parlo di questi problemi, cioè che ti può convenire da subito se riesci a riciclare o a produrti qualcosa da solo, altrimenti qualcuno non lo può fare quel sistema. E è la vita, nel senso, non è che funziona così. Però ecco, teniamo di conto per rispondere anche a volte ad alcuni commenti. C'è una persona che addirittura un po' di tempo fa, è uno che viene ogni tanto si ripresenta a fare dei commenti che va benissimo, però una volta scrisse una cosa, tra le varie che ha scritto dicendo: 100 metri quadri non è degno di essere chiamato un orto, è un fazzoletto". Però questa persona evidentemente non capisce che c'è chi magari ha a disposizione soltanto un terrazzo o 20 metri quadri di orticello, 30 metri quadri e non hanno la possibilità di avere grossi appezzamenti e quindi bisogna che ci si metta nei panni anche di queste persone. Se quel signore c'ha 1 ettaro e gli piace, cioè ha la possibilità di fare un orto così enorme col trattore, eccetera, eccetera, bene per lui, però bisogna capire che non tutti abbiamo le solite possibilità e quindi anche per l'orto rialzato bisogna ragionare in quel senso. Allora, se non arrivano nuove domande dalla chat, io direi che per oggi questa prima live la potremmo. Aspetta, è arrivato Nicola. Io ho trovato delle gomme di trattore abbandonate nel mio bosco e li ho riempiti di compost e ci coltivo dentro. Sì, l'ho visto fare. L'ho visto fare in alcuni video, nelle gomme, non so se erano di trattore o comunque di auto. L'ho visto fare, sì. No, sì, bisogna riutilizzare tutto quello che si trova, giustamente. Anche a me come te piace molto riutilizzare
Poi nel corso, ora te l'hai trovato nel terreno, ma comunque saprai benissimo, anche meglio di me, che poi nel corso degli anni accumuli cose, accumuli materiali, così, e quindi poi arriva comunque il momento di riutilizzarli, ecco. Quindi capisco perfettamente questa cosa che hai fatto, piuttosto che lasciarli lì, anche perché tanto di cose lasciate nei terreni purtroppo ce ne sono tante, troppe, allora dargli una seconda vita è un'ottima cosa. Bravo, sono d'accordo. Ok, allora grazie a chi c'è ora, grazie a chi è passato durante la live. Direi, dunque, è passata un'ora quasi e 20. Direi che come prima live è andata. Se qualcuno l'ha seguita tutta, non credo. Poi mi può scrivere anche nei commenti del video cosa ne pensa, o chi la guarda in un secondo momento, dei suggerimenti per fare delle live un pochettino migliori. Ora, dopo i primi 10 minuti, poi siamo un po' partiti, ma va bene, era la prima, è andata così. Vai. Grazie Nicola. Grazie a te, alla prossima. Bene, allora ci vediamo nei prossimi giorni con altri video che usciranno e buona giornata e buon proseguimento di feste. Grazie a tutti, ciao.